Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vediamo insieme come sdifettare il cartamodello del corpino base e della manica base che ho fatto negli scorsi video. Se ve li siete persi ve li lascio qui sotto in descrizione. Farò prima di tutto una tela di prova esattamente di quel corpino che vi ho fatto vedere negli scorsi video, lo proverò addosso e lo sdifetterò in base alle mie forme corporee e poi vi mostrerò come riportare tutte le modifiche nel cartamodello in modo da avere poi un cartamodello base perfetto per poter realizzare senza difetti qualsiasi corpino in futuro. Nei prossimi video vedremo anche chiaramente come modificare questo cartamodello super basico aggiungendo vari elementi di design e sto appunto pensando in questo periodo a quale corpino realizzare e quindi anche mostrarvi come cucire. Quindi se avete qualche top che volete suggerirmi di fare vi invito a seguirmi anche su Instagram e a inviarmi lì una foto del vostro top preferito. Da qui in avanti farò anche dei sondaggi nelle mie stories su Instagram per coinvolgervi sempre di più nella scelta dei capi che realizzerò nel canale, quindi se volete dire la vostra vi invito a seguirmi anche lì. Bene, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito facendo la tela di prova del corpino. Per sdifettare il cartamodello del corpino dobbiamo prima di tutto cucire questo corpino. Lo taglio in una tela grezza di cotone poco costosa e non serve cucirlo nei dettagli, farò solo le pinze, le cuciture principali e metterò una zip nel centro dietro, così posso anche chiuderlo con più precisione per capire se ci sono difetti nei volumi, ma comunque non è obbligatoria. Tralascerò gli orli, il girocollo e attaccherò solo una manica. Questo perché vorrei con una sola tela di prova vedere come sta il corpino sia con la manica attaccata sia senza maniche, perché è possibile che nel caso si facciano corpini senza maniche il cartamodello base debba essere un po' ristretto nel giro manica. Quindi alla fine del video vi mostrerò come sistemo sia il corpino base normale con la manica, sia mi preparerò un cartamodello base del corpino da usare per i top senza maniche. Faccio una precisazione che mi sono dimenticata di fare quando vi ho spiegato come fare il cartamodello base del corpino. Questo è il cartamodello del corpino classico con le pinze, quindi sagomato sul corpo, che segue le forme. Si presta bene per tutti i top, camicie, abiti e corsetti che tendono ad aderire al corpo. Esiste poi anche un cartamodello base del corpino senza pinze, che essendo senza pinze è più largo ed è quindi adatto a fare tutti i capi della parte sopra del corpo che non aderiscono al corpo. Scrivetemi nei commenti qui sotto se vi piacerebbe vedere un tutorial anche per fare questo cartamodello base. Per fare la tela di prova taglio una volta il davanti mettendo il centro davanti nella ripiegatura della stoffa e 2 volte il dietro. Al centro dietro ho aggiunto 1,5 cm di margine perché ci metterò la zip. Chiaramente è facoltativa, se avete qualcuno che può chiudervi il dietro con un po' di precisione con degli spilli va bene lo stesso. Per il resto ho messo 1 cm di margine dappertutto. Segniamo tutte le tacche, quindi le 2 in vita della pinze del davanti, le tacche del centro davanti sotto e sopra, la tacca del giro manica e infine dobbiamo segnare le punte delle pinze. Per fare questo puntiamo degli spilli da sopra a sotto nei 2 punti. Dall'altro lato segniamo i 2 punti o con una penna cancellabile o con una matita, tanto è una tela di prova. Riprendo i 2 spilli e stavolta li infilo nell'altro verso sempre in corrispondenza dei 2 punti, così da fare i segni sulla stoffa anche dall'altro lato del corpino. Faccio la stessa cosa per il dietro segnando le tacche di inizio e fine delle 2 pinze e le 2 tacche del giro manica. Taglio poi anche una manica nello strato singolo perché me ne basta una sola e segno la tacca della spalla, la tacca del davanti e le 2 tacche del dietro. Riprendiamo i pezzi del davanti e del dietro e andiamo a chiudere per prima cosa le pinze. Potete segnarvi la linea di cucitura della pinze, sarà più facile cucirla soprattutto se non siete ancora tanto pratici con le pinze. E anche per il dietro abbiamo 4 pinze da chiudere allo stesso modo. Per cucire le pinze fate dei punti indietro a inizio cucitura, cucite sopra la linea che avete tracciato di riferimento e alla fine non fate i punti indietro ma uscite fuori dalla stoffa di qualche punto lasciando i fili lunghi almeno 10 cm e questi dovranno poi essere chiusi con un nodino a mano.
Stirate le pence con il margine verso i fianchi e appiattite bene la punta delle pence. Ora prendiamo il davanti e lo mettiamo con il lato dritto della stoffa rivolto verso l'alto. Prendiamo poi 2 pezzi del dietro e li mettiamo sopra il davanti con il dritto verso il basso, facendo combaciare la cucitura laterale e della spalla e le cuciamo assieme, stessa cosa per l'altro lato. Stiro tutti e 4 i margini aperti. Prendiamo la manica, la chiudiamo dritto contro dritto e cuciamo insieme i 2 lati lunghi, poi stirate la cucitura aperta. Rigiriamo la manica al dritto e sappiamo che questa è la manica sinistra, quindi la mettiamo sul lato sinistro del corpino. Per attaccare le maniche si tiene la manica al dritto e il giromanica del corpino al rovescio. Possiamo mettere assieme questi 2 punti del fianco della manica e del fianco del corpino, li tengo assieme e rovescio il corpino sopra alla manica. Li spillo così la nostra manica sta attaccata e poi continuo a spillare la manica dalla tacca del davanti alla tacca del dietro, dove sappiamo che la manica va unita pari pari con il corpino. Come vi dicevo nell'ultimo video del cartamodello della manica, la manica è più larga del giro manica del corpino di circa 2 cm, quindi ora il tessuto non è più pari pari tra manica e corpino. Nella manica ci sono 2 cm in più che vanno distribuiti uniformemente nel pezzo che ci manca da spillare. Unisco la tacca in cima della spalla e poi distribuisco il resto della stoffa della manica, spillando in vari punti. Lo scopo poi, quando si va a cucirla, è di non fare pieghine, cosa non facilissima. Comunque qui, essendo solo una tela di prova, non importa più di tanto, non serve che sia cucita perfettamente. Ok, la manica è attaccata, ho fatto qualche pieghina ma amen, non mi sono neanche messa troppo d'impegno per non farle. Ora l'unica cosa che manca è attaccare la zip sul dietro. Qualsiasi zip va bene, io ne ho trovato una divisibile che avevo in casa, anche della misura giusta tra l'altro, ma se anche l'avete più lunga va bene lo stesso. Mi segno con la penna il margine di 1,5 cm per essere più precisa. Avendo una zip divisibile me la apro. Questo lato va messo sulla sinistra, quindi mi piego bene i margini che ho appena assegnato. E poi andrà messo così, cucendolo da sopra. La zip però occupa quel mezzo centimetro in più per parte perché non posso coprirla del tutto con la stoffa, devo attaccare la stoffa a tipo 3 mm dai gancetti. Questo significa che in realtà, per tenere conto del volume in più della zip, che è 1 centimetro in totale, devo rigirarmi un altro mezzo centimetro per parte, quindi anziché 1,5 cm che abbiamo rigirato prima, dobbiamo rigirarne 2 cm totali per parte, perché questo mezzo centimetro sarà invece occupato dalla zip.
E ora che siamo a posto con i margini, prendiamo il lato sinistro della zip e lo mettiamo sotto al margine sinistro a 3 mm dai ganci. Spillo assieme e cucio da sopra a 2 mm circa dal bordo della stoffa. Fate la stessa cosa sull'altro lato e cucite. Ok, addosso devo dire che non è male, ci sono solo 2-3 cosine da sistemare. La cosa che sento che mi dà tanto fastidio è lo scollo che è troppo stretto, quindi lo abbasserò nel centro davanti di 2 cm e sulla spalla di 1 cm. Lo scollo dietro invece mi sembra a posto. Se avete lasciato anche voi il centimetro di margine, vi consiglio di fare delle tacchette come ho fatto io, in questo modo è come se non ci fosse e avrete una misura più corretta. Un'altra parte che mi sento un po' stretta è la parte alta della manica, infatti se vedete mi tira un po' anche visivamente, quindi direi che potremmo uscire con la linea spalla di 1 cm verso il giro manica e così recuperiamo anche il centimetro che abbiamo tolto prima dal lato del collo, così la spalla mantiene la stessa lunghezza e la manica così partirà da più in fuori e dovrebbe schiacciarmi meno. Qui mi sto segnando l'inizio delle 2 pence del davanti, perché devo verificare che il centro del seno stia esattamente tra le 2 punte delle pence. Se così non fosse, va spostato l'inizio delle 2 pence. Se per esempio avete il seno abbondante e di conseguenza il centro seno è più in basso, spostate l'inizio della pence della vita in giù di qualche centimetro. Nel mio caso questa parte è corretta e quindi non vado a modificare niente. Verificate anche che l'orlo della manica sia parallelo al pavimento, che sia dritto insomma. Al cartamodello della manica abbiamo fatto l'orlo leggermente curvo e effettivamente l'ho fatto un po' troppo curvo perché si nota, quindi dopo andrò a riallineare un po' l'orlo della manica. Fate anche attenzione che il giro manica non sia troppo attaccato al braccio, altrimenti diventa fastidioso indossarlo. Nel mio caso però dal lato della manica mi sembra ok, non mi dà fastidio, quindi lo lascerò così. Dietro mi sono segnata nel giro manica una tacca blu per mostrarvi dove c'è stoffa in eccesso, infatti si vede che si formano delle pieghine sul giro manica. Ecco qui quel che farò sarà incavare un po' il giro manica nel corpino in quel punto così da eliminare un pelo di stoffa. Quindi il lato con la manica attaccata è ora a posto, non sento altri difetti. Passiamo al lato senza manica che uso appunto per preparare un corpino base perfetto per i top smanicati. Qui premesso che ho lasciato il centimetro di margine, quindi ora devo immaginare che non ci sia, ma comunque nonostante quello mi sento il giro manica troppo attaccato al braccio. Quindi quel che farò nel cartamodello è abbassare la parte bassa del giro manica, probabilmente di 2 cm. Sulla spalla esco di 1 centimetro come dall'altro lato, perché sono uscita anche prima dal girocollo di 1 centimetro. Qui dal lato senza la manica si nota un po' questo difetto, vedo che c'è un po' di volume in eccesso qui che possiamo poi togliere nel cartamodello creando una pence che verrà poi nascosta comunque, quindi dopo vi mostro come fare. Altre cose che nel mio caso sono corrette ma a cui comunque dovete prestare attenzione sono la larghezza della vita che deve essere poco più larga della vostra vita naturale, quindi che abbia un po' di vestibilità, e controllare che nel torace davanti e dietro il corpino non vi stringa troppo. Per la larghezza in vita allargate o stringete la cucitura del fianco del corpino. Se vi tira un po' tutto il davanti, la cosa più semplice è che apriate il centro davanti e aggiungiate 1 centimetro in tutta la lunghezza. Se vi tira solo nella zona del seno potete provare a dare un po' di volume solo nella cucitura a fianco a livello del seno, quindi uscire con il sotto del giro manica un po' più in fuori, oppure potete fare un taglio tutto in verticale inglobando la pence e così potete aggiungere volume solo nella zona del seno e del torace. Magari dopo ve lo mostro direttamente nel cartamodello. Mi sono ricopiata il davanti e il dietro del corpino in modo da poter riportare le modifiche. Prima sistemerò la base del corpino con la manica e poi una volta sistemato questo cartamodello me lo ricopierò su un altro foglio con le nuove modifiche e farò anche la base del corpino senza manica, che ha giusto 2 cose in più da modificare.
La prima modifica che faccio è sullo scollo, che era troppo stretto. Mi abbasso di 2 cm nel centro davanti e di 1 cm sulla spalla e congiungo i nuovi punti. Tutte le modifiche le segnerò in verde così le vedrete meglio. Poi la linea della pens non me la vado a spostare perché nel corpo stava bene. Dovevo far uscire la spalla di 1 cm, quindi lo aggiungerò qua giù. Ora unisco con il curvilineo il nuovo punto di fine spalla con la tacca del giromanica. Facciamo la stessa cosa anche sul dietro. Mi sposto lo scollo in fuori di 1 cm sulla spalla, nel centro dietro abbiamo detto che andava già bene, e poi anche qui esco a fine della spalla di 1 cm in fuori. Ora ridisegno lo scollo dietro. Chiudo anche la pens per verificare che la curva sia bella tonda e non spigolosa. Per riallineare meglio la linea dello scollo mi sono abbassata di 2 mm anche nel centro dietro alla fine. Ora devo ridisegnare il giromanica dietro, ma non mi riallineo alle 2 tacche perché vi ricordate che c'erano un po' di pieghe nel giromanica dietro e avevo detto che avremmo dovuto incavare un po' di più il giromanica. Prendiamo il corpino. A livello di questa tacca blu devo togliere un po' di stoffa, quindi nel giromanica rientrerò di 5 mm. Mi misuro nel corpino la distanza dalla tacca al fianco e riporto la stessa misura nel cartamodello. In corrispondenza di questo segno rientro di 5 mm, poi sotto arrivo a 0 nel fianco e sopra mi collego al nuovo punto della spalla e così anche il giromanica dietro è fatto. Provo anche a mettere insieme le 2 cuciture della spalla per vedere se il giromanica è lineare e non spigoloso. E direi che ci siamo. Verifico nel giromanica dietro che la distanza dal fianco alle 2 tacche sia rimasta uguale. In realtà è aumentata di 4 mm, quindi mi riporto la stessa misura nel cartamodello della manica. Sono andata a sistemare le tacche, che quindi ora sono leggermente più alte, e poi l'altra cosa che dicevamo di sistemare della manica è l'orlo, che sul davanti è un po' troppo curvo e effettivamente si vede anche indossandola, quindi andrò a raddrizzarlo un po'. E questa curva poi nel cartamodello è questa, quindi qui scendiamo un po'. Prima vi accennavo a come potete sistemare il cartamodello se ve lo sentite stretto nell'area del torace. Potete o far uscire un po' il giromanica qui a livello del torace e riallinearvi sotto, attenzione che in questo caso la manica va adattata, oppure se il problema è che sentite il corpino troppo stretto sul seno potete abbassare la pensa di qualche centimetro, quindi non farla partire qui ma un po' più in giù. Potete poi anche unire questa pens con questa creando un taglio al posto delle pens, quindi dovete di fatto qui unirle con la matita e fare 2 linee sinuose e tonde, quindi questa andrà così e questa così. Diventeranno 2 pezzi separati e questo vi permetterà di aggiungere più volume a livello del torace. Qui invece di tirare solo una linea giù dritta potete uscire un po' per dare volume e riallinearvi giù e con l'altro pezzo fate la stessa cosa. Ora, il cartamodello con la manica è a posto. Mi sono andata a ricopiare questo cartamodello con le modifiche fatte nei fogli sotto per fare la base del corpino senza maniche, perché comunque quello senza maniche aveva le stesse modifiche da fare rispetto a quello con la manica, più altre 2 che ora vediamo come fare e che l'altro non ha. E queste 2 cose erano una l'abbassamento del giro manica perché mi schiacciava troppo e la seconda era togliere lo spicchio di volume che c'era di troppo in quest'area. Abbasso quindi il giro manica sul fianco di 2 cm sia sul davanti che sul dietro, poi congiungo nel davanti questo nuovo punto alla tacca del giro manica e nel dietro lo congiungo alla precedente linea verde di modifica che avevamo già fatto prima. Per fare l'ultima modifica riprendo il corpino in tela e seguendo gli spilli mi segno bene con la matita lo spicchio di stoffa in eccesso. È importante che questo spicchio lo abbiamo fatto arrivare alla punta della pens perché sarà molto più semplice dopo sistemare il cartamodello.
Ora questo spicchio lo dobbiamo segnare anche sul cartamodello. Mi misuro nel corpino i 2 punti del giro manica in cui arrivano le linee e li riporto nel giro manica del cartamodello, dopodiché congiungo questi 2 punti alla punta della pence. Lo spicchio è leggermente curvo, se vedete, ma non ha importanza, potete anche fare linee dritte, l'importante è che venga tolto lo stesso volume. Bene, ora come vedete abbiamo 1, 2 e 3 pence. Questo è solo un volume che vogliamo togliere, che non vogliamo vedere come taglio alla fine. Quindi cosa si fa? Dobbiamo inglobare questo volume in questa pence. Quindi questa non la vedremo più e questa di fatto sarà un po' più larga, ma solo a livello di cartamodello perché poi non ce ne accorgeremo una volta che il capo è cucito. Per farlo noi ora andiamo a tagliare via completamente questa pence, mentre su questa facciamo solo un taglio con la forbice arrivando quasi fino alla punta della pence. Quindi spostiamo questo pezzo da qui a qui, chiudendo il volume della pence del giro manica e la pence sopra si allarga. Ci mettiamo sotto un foglio di carta così da aggiungere il pezzo mancante della pence della spalla e fermiamo tutto con lo scotch. Ora i volumi sono a posto, dobbiamo solo sistemare il giro manica che si è spostato. Farei una via di mezzo, rientro un po' dalla linea sopra e esco un po' dalla linea sotto. A questo punto mi sono ricopiata questi cartamodelli a parte con i margini di cucitura per poter fare un'altra tela di prova finale per vedere se tutto è a posto e il risultato è questo. E per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia stato utile, lasciate un mi piace e nei prossimi video vi mostrerò anche come apportare modifiche a questo cartamodello super basico e poi ovviamente anche come cucirlo. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto così da non perdervi tutti questi nuovi video. Non dimenticate di dare un occhio alla descrizione qui sotto perché vi lascio sempre link utili sia per materiali che possono servirvi per realizzare il progetto sia anche ad altri video che ho già realizzato e che sono collegati a questo che quindi vi consiglio di vedere. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!